Molto prima che gli imperi europei scoprissero il Nuovo Mondo, molto prima che le mappe conoscessero queste terre, nella giungla della Mesoamerica viveva una leggenda, una divinità diversa da tutte le altre, un dio che non brandiva soltanto il potere degli elementi, ma portava con sé qualcosa di ancora più straordinario: conoscenza. Il suo corpo era quello di un serpente, creatura della terra e delle profondità, ma le sue piume appartenevano al cielo, luminose come il volo degli uccelli sopra le montagne, due mondi opposti, uniti in una sola figura. Gli uomini lo chiamavano Quetzalcoatl. E qua faccio la premessa che non ripeterò per il resto del video. Non so esattamente se si pronunci così, penso che si pronunci così in italiano. Però se avete informazioni a riguardo scrivetemelo sotto nei commenti e sono molto felice di leggerli. Comunque sia, questa non è l'unica parola che è complicata da pronunciare in questo video, quindi vi scriverò in sottoimpressione tutte le parole che saranno complicate, in modo che sapete come si scrivono e potete andarvele a cercare. Ma torniamo al video. Dicevo, gli uomini lo chiamavano Quetzalcoatl, che era il serpente piumato. A lui attribuivano l'origine di molte delle cose che rendono possibile la civiltà: la scrittura che conserva la memoria, il calendario che misura il tempo, le ari, l'agricoltura e i segreti del sapere. Ma la sua storia va oltre la saggezza, perché, secondo gli antichi racconti, Quetzalcoatl fece qualcosa che nessun altro dio aveva mai osato: scese nel regno dei morti, attraversò l'oscurità nell'oltretomba e tornò indietro portando con sé le ossa delle umanità perdute. Da quelle ossa sarebbe nato il mondo degli uomini. Il suo nome attraversa secoli di miti, imperi e misteri, e oggi seguiremo le tracce della sua leggenda, perché la storia di Quetzalcoatl non è soltanto il racconto di un dio, è il racconto di come l'umanità ha immaginato la propria origine. Da sempre l'uomo cerca di dare un volto all'ignoto. Nelle leggende, nei miti, nei sussurri del fuoco e del vento ha raccontato se stesso. Questo è Echi del mito, il viaggio tra le ombre degli dei, i mostri che abitano le nostre paure e le storie che ci hanno reso ciò che siamo. Mettiti comodo e lasciati guidare nel mistero. Se ti affascinano le leggende, gli dei e le ombre del passato, iscriviti al canale. Ogni settimana riporteremo alla luce un nuovo frammento di mito, perché certe storie non devono essere dimenticate. Capitolo 1. La nascita del serpente piumato. La storia di Quetzalcoatl affonda le sue radici in un tempo così antico che perfino gli dei sembravano ancora cercare il proprio posto nell'universo. Era un'epoca in cui il mondo non aveva ancora trovato un equilibrio stabile e le forze della natura si muovevano come spiriti primordiali tra cielo, terra e vento. Nelle tradizioni dei popoli del Mesoamerica, il cosmo non è mai stato qualcosa di immobile, è sempre stato un organismo vivo, capace di trasformarsi, crollare e rinascere. Gli antichi sacerdoti aztechi raccontavano che il tempo scorreva in grandi cicli cosmici chiamati soli, ere in cui il mondo prendeva forma sotto lo sguardo degli dei per poi essere travolto da eventi che cambiavano tutto. Prima dell'era attuale, altre epoche avevano già attraversato il cielo della terra, lasciando dietro di sé soltanto miti, rovine e memorie divine. Fu proprio durante questo grande ciclo di creazioni e trasformazioni che apparve una delle figure più misteriose e potenti della mitologia mesoamericana. Il suo nome era Quetzalcoatl, un nome che significa serpente piumato e che racchiude già in sé un simbolo straordinario. Il serpente è la creatura della terra, scivola tra le radici degli alberi, sente il respiro caldo del suolo e conosce i segreti nascosti nelle profondità del mondo. Le piume, invece, appartengono al cielo, agli uccelli che volano sopra le montagne, alle correnti d'aria che attraversano le nuvole e alla luce del sole che illumina il giorno. In Quetzalcoatl questi due elementi opposti si incontrano. Il suo corpo è quello sinuoso di un serpente, ma è ricoperto dalle piume splendenti di Quetzal.
l'uccello sacro delle foreste mesoamericane, simbolo di bellezza e libertà. Questa unione rende il serpente piumato una figura unica, una divinità capace di collegare ciò che appartiene alla terra con ciò che vive nel cielo. Per gli antichi popoli della Mesoamerica, Quetzalcoatl rappresentava proprio questo ponte tra mondi diversi. Era il movimento dell'aria che attraversa la giungla, la saggezza che guida gli uomini e la forza spirituale che mantiene l'equilibrio dell'universo. Secondo alcune tradizioni azteche, la sua origine risaliva alle divinità primordiali che avevano dato forma al cosmo. Da quelle forze antiche, legate alla luce, alla vita e alla fertilità, nacque una presenza destinata a influenzare profondamente il destino del mondo. Fin dal principio, il ruolo di Quetzalcoatl appariva diverso da quello delle altre divinità. Molti dei incarnavano la guerra, la tempesta o la distruzione. Il serpente piumato, invece, veniva associato alla conoscenza, all'ordine e alla capacità di guidare l'umanità. Gli antichi racconti lo descrivono come un dio che osserva il mondo con attenzione, che comprende il valore della vita e che, più di ogni altra divinità, sente il bisogno di dare forma a qualcosa di duraturo. Perché, tra tutte le imprese che attendono il serpente piumato, una supera ogni altra. Il destino di Quetzalcoatl non è soltanto governare il cielo o dominare gli elementi. Il suo destino è creare l'umanità stessa. Capitolo 2. Le ere del mondo e la nascita degli uomini. Per comprendere davvero il ruolo di Quetzalcoatl nel mito azteco, bisogna immaginare il mondo come lo vedevano gli antichi popoli del Mesoamerica. Un universo instabile, sospeso su un equilibrio delicato, dove la vita esiste grazie a un ordine cosmico che può spezzarsi in qualsiasi momento. Gli aztechi credevano che il tempo non scorresse come una linea continua. Per loro era un ciclo immenso, fatto di ere che nascevano, fiorivano e poi crollavano sotto il peso di forze troppo grandi per essere controllate. Ogni epoca nel mondo veniva chiamata Sole, come se ogni civiltà vivesse sotto una propria luce, destinata prima o poi a spegnersi. Molto prima dell'umanità attuale, altri mondi avevano già occupato la Terra. Nel primo sole, raccontavano i sacerdoti nei templi, gli uomini erano giganteschi e possedevano una forza quasi primordiale. Camminavano su una terra ancora giovane, dove le foreste crescevano senza fine e gli animali erano creature potenti e sacre. Ma quell'era terminò quando i giaguari, simboli della notte e della feroce divina, emersero dall'ombra e divorarono la prima razza umana, come se il mondo stesso avesse deciso di reclamare ciò che aveva creato. Il secondo sole apparteneva al vento. Tempeste gigantesche attraversarono il cielo e spazzarono via città, montagne e popoli. Gli uomini in quell'epoca vennero trasformati in scimmie e dispersi tra gli alberi della giungla, condannati a ricordare, forse in modo confuso e lontano, la vita che avevano avuto un tempo. Nel terzo sole arrivò il fuoco. Dal cielo caddero fiamme, pietre ardenti e cenere. Le foreste bruciarono, la terra si aprì e il mondo venne consumato da una pioggia di fuoco che lasciò dietro di sé soltanto silenzio. Poi venne il quarto sole, l'era dell'acqua. Le nuvole oscurarono il cielo per giorni, poi per mesi e infine per anni. Le piogge trasformarono la terra in un mare senza confini, le montagne scomparvero sotto le onde e le città furono inghiottite dall'oceano. 4 mondi erano esistiti, 4 volte la vita era fiorita, 4 volte tutto era finito. Quando gli dei si riunirono di nuovo, il cosmo sembrava un campo di tentativi falliti. Eppure, tra quelle divinità che osservavano la terra silenziosa, qualcuno credeva ancora che una nuova umanità potesse nascere. Per creare il quinto sole, l'era in cui viviamo oggi, serviva però qualcosa che nessuno aveva ancora tentato davvero. Bisognava recuperare ciò che restava delle umanità precedenti, le loro ossa. Secondo i miti aztechi, quelle ossa giacevano nel luogo più oscuro dell'universo, il Mictlan, il regno dei morti, un territorio lontano pieno di ombre e di prove, dove le anime dei defunti intraprendevano un lungo viaggio prima di trovare riposo. Raggiungere quel luogo era un'impresa che nessuna divinità aveva mai tentato.
Il Mictlan apparteneva a poteri antichi e severi e chi entrava in quel regno difficilmente tornava indietro. Eppure Quetzalcoatl decise di farlo. Il serpente piumato comprese che senza quelle ossa il mondo sarebbe rimasto vuoto. Così si preparò a intraprendere un viaggio che lo avrebbe portato nelle profondità dell'oltretomba, là dove il confine tra vita e morte diventa sottile come un filo. In questo passaggio di mito esiste un parallelo affascinante con un'altra figura che abbiamo incontrato su questo canale, Anubi, il dio egizio che guida le anime attraverso il regno dei morti. Se non avete visto l'episodio dedicato ad Anubi, vi consiglio di recuperarlo, trovate il link qui sopra o sotto nella descrizione, perché anche nella tradizione egizia l'aldilà rappresenta molto più di una semplice destinazione finale. È un luogo di passaggio, di trasformazione, dove la morte diventa parte di un processo più grande. Gli Aztechi condividevano una visione sorprendentemente simile. Per loro il regno dei morti custodiva qualcosa di prezioso, l'origine stessa della vita, ed è proprio verso quel luogo oscuro che Quetzalcoatl iniziò il suo viaggio. Capitolo 3. La discesa nel Mictlan. Quando Quetzalcoatl decise di riportare la vita nella terra, il suo cammino lo condusse verso il luogo più remoto e temuto dell'universo azteco, un territorio che nessun dio visitava con leggerezza e dove ogni anima umana, dopo la morte, era destinata a compiere un lungo e difficile viaggio. Quel luogo era il Mictlan, il regno dell'oltretomba. Nelle leggende mesoamericane, il Mictlan non assomiglia a un inferno fatto di fiamme, è qualcosa di più antico e silenzioso, una distesa immensa di oscurità attraversata da venti gelidi e montagne taglienti come ossa, un territorio dove il tempo sembra rallentare e dove le anime dei morti vagano tra prove e ostacoli prima di trovare il loro riposo. Al centro di quel regno sedeva il suo sovrano, Mictlantecutli, il signore della morte. Questo termine l'ho ripetuto almeno 50 volte, quindi sicuramente sarà sbagliato, scusate. Comunque sia, come dicevo prima, ve lo scrivo qua sotto in sovraimpressione. Gli antichi lo immaginavano come una figura scheletrica con il volto simile a un teschio e il corpo adornato di ossa e ornamenti funerei. Il suo potere dominava ogni cosa nel Mictlan e nessuno entrava nel suo regno senza sottostare alla sua volontà. Quando Quetzalcoatl arrivò davanti al trono del dio della morte, portava con sé una richiesta che nessuna divinità aveva mai osato formulare. Voleva le ossa delle antiche umanità custodite nell'oltretomba. Secondo i miti aztechi, quelle ossa rappresentavano i resti delle razze umane che avevano abitato le ere precedenti del mondo. Senza di esse nessuna nuova vita avrebbe potuto nascere. Il signore dell'oltretomba ascoltò la richiesta del serpente piumato con uno sguardo immobile. Nel silenzio dell'oltretomba la sua risposta arrivò sotto forma di una sfida. Dalle sue mani emerse una grande conchiglia bianca. La porse a Quetzalcoatl e pronunciò poche parole. Suonala come un corno. Il compito sembrava semplice, ma la conchiglia non aveva aperture, nessun foro da cui potesse uscire un suono. Era un oggetto sigillato, impossibile da usare. Il dio della morte attendeva la sconfitta del suo ospite. Quetzalcoatl, però, osservò attentamente l'oggetto e comprese che la soluzione non risiedeva nella forza, ma nell'ingegno. Chiamò allora piccoli alleati del mondo sotterraneo, i vermi della terra. Le minuscole creature iniziarono a scavare nella conchiglia, creando piccoli passaggi invisibili. Quando il lavoro fu terminato, il serpente piumato fece entrare alcune api all'interno del guscio. Le ali degli insetti vibrarono nello spazio vuoto e dalla conchiglia si diffuse un suono profondo simile a quello di un corno sacro. L'eco attraversò le caverne del Mictlan. La prova era stata superata. Mictlantecutli, irritato ma vincolato alla sua promessa, consegnò a Quetzalcoatl il prezioso sacco contenente le ossa delle antiche umanità. Sappiate che anche se me lo chiedete non farò mai un video su Mictlantecutli perché è uno scioglilingua, è impossibile da pronunciare. Provateci e vi sfido. Penso che si possa anche mandare dei vocal sotto i video se è già stata implementata la cosa, quindi
Li sentirò volentieri. Dicevamo, Mictlantecutli, irritato ma vincolato alla sua promessa, consegnò a Quetzalcoatl il prezioso sacco contenente le ossa delle antiche umanità. Tuttavia, mentre il dio della vita si preparava a lasciare l'oltretomba, il sovrano dei morti decise di tentare un ultimo inganno. Nelle ombre del Mictlan fece scavare una trappola lungo il sentiero. Quetzalcoatl avanzava rapidamente, desideroso di riportare quelle reliquie nel mondo dei vivi, ma all'improvviso il terreno cedette sotto i suoi piedi. Il dio cadde e nel momento dell'impatto il sacco che trasportava si aprì. Le ossa si dispersero sul suolo roccioso e molte di esse si spezzarono. Quando Quetzalcoatl si rialzò, raccolse ciò che restava e riprese il suo viaggio verso la superficie. Quelle ossa, rotte, imperfette e diverse tra loro, sarebbero diventate la materia da cui sarebbe nata l'umanità. Per questo motivo, raccontano gli antichi miti aztechi, gli uomini non sono tutti uguali. Alcuni sono alti, altri bassi, alcuni forti, altri fragili, alcuni resistenti, altri delicati. Ogni differenza, ogni imperfezione, ogni variazione della natura umana sarebbe il risultato di quella caduta nel regno dei morti. Perché l'umanità, secondo il mito, è nata proprio così, da ossa antiche e spezzate. E se questa parte ti ha colpito, lascia un like. È il modo migliore per far scoprire questa storia ad altri amanti del mistero. Capitolo 4. Il sangue che crea l'umanità. Quando Quetzalcoatl lasciò finalmente alle spalle la profondità del Mictlan, il viaggio verso il mondo dei vivi sembrò interminabile. Le caverne dell'oltretomba svanivano lentamente alle sue spalle e davanti a lui tornò a comparire la luce del cielo. Tra le mani portava il risultato delle sue imprese, le ossa delle antiche umanità, reliquie fragili che custodivano la memoria delle vite passate. Erano resti antichi, consumati dal tempo e dalle prove del regno dei morti. Alcuni frammenti erano lisci come pietra levigata, altri spezzati o incrinati dalla caduta che aveva segnato la fuga dal Mictlan. Eppure proprio quelle ossa rappresentavano l'unica possibilità di dare forma a una nuova razza umana. Quetzalcoatl le portò davanti agli altri dei, in un luogo sacro dove il cielo sembrava avvicinarsi alla terra. Le divinità osservavano in silenzio quel mucchio di frammenti bianchi, consapevoli che la creazione del nuovo mondo dipendeva da ciò che sarebbe accaduto in quel momento. Le ossa erano pronte, la forma dell'umanità esisteva già, ma mancava ancora qualcosa di essenziale, la vita. Nel pensiero degli antichi popoli mesoamericani, la vita non nasce spontaneamente dalla materia, richiede un'energia sacra, una forza capace di animare ciò che è immobile, e quella forza apparteneva agli dei stessi. Quetzalcoatl comprese che l'impresa non era ancora terminata, si avvicinò alle ossa raccolte dal Mictlan e con un gesto solenne prese una lama di ossidiana. Il vetro vulcanico brillò alla luce del sole, come un frammento di notte solidificata. Poi il serpente piumato si ferì volontariamente, lasciando che il suo sangue scorresse. Gocce scarlatte caddero sulle ossa. Il sangue divino penetrò lentamente nei frammenti, come se la materia stessa lo stesse assorbendo. Gli dei osservavano in silenzio, mentre quel sacrificio trasformava qualcosa di morto in qualcosa di nuovo. Secondo le antiche leggende azteche, fu proprio in quel momento che accadde il miracolo della creazione. Le ossa iniziarono a cambiare, a prendere forma, a diventare carne e respiro. Da quel gesto nacquero gli uomini. Il sangue di Quetzalcoatl aveva dato vita all'umanità del quinto sole, il mondo in cui viviamo ancora oggi, secondo la cosmologia azteca. Questo episodio racchiude una delle idee più profonde della spiritualità mesoamericana. Gli dei non si limitano a governare il mondo, partecipano alla sua esistenza attraverso il sacrificio, offrono una parte della propria essenza affinché la vita possa continuare. Per gli aztechi il sangue rappresentava proprio questa energia vitale, era la sostanza che alimentava il movimento dell'universo, il legame invisibile tra il mondo divino e quello umano. Da questa convinzione nasce uno degli aspetti più discussi della loro religione: i sacrifici rituali. Nella visione azteca, quei riti avevano lo scopo di restituire
agli dei l'energia che avevano donato alla creazione. Era un patto cosmico, una forma di equilibrio tra chi aveva dato la vita e chi la riceveva. Secondo i sacerdoti dei templi, il sole stesso dipendeva da questo equilibrio. Ogni giorno attraversava il cielo grazie alla forza accumulata dai sacrifici e dalle offerte. Senza quell'energia, la luce avrebbe potuto spegnersi e il mondo sarebbe ricaduto nel buio primordiale. Così, nel cuore della mitologia azteca, la nascita dell'umanità resta legata a un gesto semplice e terribile allo stesso tempo: il sangue di un dio che cade sulla terra per trasformare la morte in vita. E da quel momento, secondo il mito, gli uomini portano dentro di sé una parte di quell'origine divina, una scintilla nata dal sacrificio del serpente piumato. Capitolo 5. Il rivale nelle ombre e la caduta del re. Ogni grande mito porta con sé un equilibrio fragile, e quando una forza cresce abbastanza da cambiare il destino del mondo, quasi sempre esiste un'altra presenza pronta a contrastarla. Per Quetzalcoatl quella presenza aveva un nome che ancora oggi riecheggia nei racconti della Mesoamerica: Tezcatlipoca. Il suo nome significa specchio fumante e già questa immagine racconta molto del suo potere. Gli antichi lo associavano alla notte, al mistero del destino e alla capacità di osservare il mondo come attraverso uno specchio di ossidiana, una pietra nera che riflette la realtà ma la distorce allo stesso tempo. Se il serpente piumato rappresentava conoscenza, ordine e civiltà, Tezcatlipoca incarnava una forza diversa, imprevedibile, ambigua, capace di cambiare le sorti degli uomini con un semplice gesto. Tra queste due divinità si sviluppò una rivalità che attraversa molte delle leggende mesoamericane, una tensione tra due modi opposti di vedere il mondo. Quetzalcoatl cercava di guidare gli uomini verso la conoscenza e la prosperità. Tezcatlipoca preferiva ricordare loro quanto fragile fosse ogni forma di ordine. Secondo alcune tradizioni tolteche, questa rivalità si manifestò in modo sorprendente. In quei racconti, Quetzalcoatl non appare soltanto come una divinità celeste, ma anche come un sovrano che camminava tra gli uomini, governava la città di Tollan, una capitale leggendaria descritta come un luogo straordinario, dove l'arte, la conoscenza e la bellezza prosperavano come in nessun altro posto sulla terra. Sotto il suo regno, raccontano i miti, la vita scorreva in armonia, gli artigiani creavano opere meravigliose, i sacerdoti studiavano i movimenti delle stelle e la città cresceva circondata da campi fertili e templi splendenti. Era un'epoca che molti ricordavano come un'età dell'oro, ma proprio quella prosperità attirò l'attenzione di Tezcatlipoca. Il dio dello specchio fumante osservava quel regno con uno sguardo diverso, dove altri vedevano ordine, lui vedeva una fragile illusione e decise di dimostrarlo. Una notte apparve a Tollan sotto le sembianze di un viaggiatore misterioso. Portava con sé una bevanda sacra, forte e seducente, che offrì al sovrano. Quetzalcoatl, fidandosi di quell'ospite enigmatico, accettò il dono. La bevanda alterò i suoi sensi, la mente del sovrano divenne confusa, i pensieri si fecero pesanti e nella nebbia dell'ebbrezza compì azioni che non avrebbe mai immaginato. I racconti variano su ciò che accade davvero quella notte, ma tutti concordano su una cosa: quando il dio re si risvegliò e comprese le proprie azioni, fu travolto da una vergogna profonda. L'immagine del sovrano giusto e saggio che aveva guidato Tollan sembrava ormai spezzata. Quetzalcoatl guardò la città che aveva governato e capì che qualcosa dentro di lui era cambiato per sempre. In silenzio prese una decisione che avrebbe segnato il destino della leggenda. Abbandonò il suo trono, lasciò alle spalle i templi, le strade e il popolo che lo aveva venerato per anni. Il suo viaggio lo condusse verso Oriente, lungo sentieri che si allontanavano sempre di più dalle terre conosciute. I racconti narrano che alla fine raggiunse la costa, dove l'oceano si stendeva all'orizzonte come una distesa infinita. Lì, davanti al mare, il serpente piumato pronunciò una promessa destinata
destinata a attraversare i secoli. Un giorno sarebbe tornato e quando quel giorno sarebbe arrivato, il mondo avrebbe ricordato il nome di Quetzalcoatl. E se vuoi scoprire il dietro le quinte, le curiosità e anticipazioni dei prossimi episodi, seguimi anche su Instagram e gli altri social. Lì condivido i miti che non entrano nei video. Capitolo 6. Il dio che cammina tra gli uomini. Molte divinità delle antiche religioni restano lontane dal mondo umano. Vivono nei cieli, tra le nuvole o nelle profondità del cosmo, osservando la vita degli uomini come qualcosa di distante. Nei racconti mesoamericani, però, Quetzalcoatl appare spesso in modo diverso. Le leggende lo descrivono come una presenza che attraversa il mondo con curiosità e attenzione. Una divinità capace di muoversi tra gli uomini quasi come uno di loro. Nei racconti tramandati dai sacerdoti e dai narratori delle civiltà antiche, il serpente piumato compare lungo strade polverose, nei villaggi nascosti, tra le foreste e perfino nei mercati delle grandi città. A volte si presenta come un viaggiatore, altre come un maestro. In alcune storie indossa l'aspetto di un uomo saggio, con il volto segnato dall'esperienza e lo sguardo calmo di chi conosce i segreti del mondo. Cammina tra la gente, osserva i campi coltivati, ascolta le parole degli anziani e insegna ai giovani arti che cambieranno il destino della comunità. Secondo molte tradizioni, Quetzalcoatl fu proprio colui che insegnò agli uomini diverse conoscenze fondamentali, i calendari che regolavano il tempo, le tecniche dell'agricoltura, l'arte della scrittura e il modo di interpretare i movimenti delle stelle. Nelle leggende appare come un dio che desidera vedere gli esseri umani crescere, imparare e costruire una civiltà capace di prosperare. Questo ruolo lo rende una figura molto particolare nel panorama dei miti antichi. Più che dominare gli uomini, il serpente piumato sembra volerli guidare. Proprio questa caratteristica crea un curioso parallelo con un'altra figura che abbiamo incontrato durante il nostro viaggio tra le leggende del mondo. Nella tradizione giapponese esistono gli spiriti chiamati kitsune, creature legate alla divinità Inari e famose per la loro capacità di trasformarsi. Nelle storie popolari del Giappone, queste volpi spirituali assumono spesso sembianze umane per camminare tra la gente, osservare le loro vite o mettere alla prova il loro carattere. Se non avete visto l'episodio dedicato alla kitsune, vi consiglio di recuperarlo. Trovate il link qui sopra o sotto nella descrizione. Il collegamento tra queste due figure è affascinante, anche se provengono da culture lontanissime tra loro. In entrambi i casi troviamo esseri divini capaci di attraversare il confine tra il mondo spirituale e quello umano, assumendo forme diverse e interagendo direttamente con le persone. Nel caso di Quetzalcoatl, questa capacità assume un significato ancora più profondo. Il serpente piumato rappresenta una forza che unisce ciò che sembra separato, il cielo e la terra, il divino e l'umano, la conoscenza degli dei e la vita quotidiana degli uomini. Per questo motivo molti miti lo descrivono come un viaggiatore eterno, una presenza che compare in luoghi diversi e in epoche differenti, talvolta come maestro, talvolta come guida, altre volte semplicemente come un osservatore silenzioso che attraversa il mondo lasciando dietro di sé tracce di saggezza. In queste storie Quetzalcoatl diventa qualcosa di più di una semplice divinità, diventa un ponte tra due realtà, un dio capace di camminare sulla terra senza perdere il legame con il cielo. Capitolo 7. Il segreto del serpente piumato. Quando gli antichi abitanti della Mesoamerica scolpivano l'immagine di Quetzalcoatl nei templi o lo dipingevano nei codici sacri, sceglievano sempre la stessa figura sorprendente, un serpente ricoperto di piume. A prima vista può sembrare una creatura impossibile, un animale che appartiene alla terra, silenzioso e strisciante, unito alle piume colorate degli uccelli che dominano il cielo. Due nature completamente diverse, fuse in un unico essere, e proprio in questa unione si nasconde il cuore del simbolo. Il serpente nella cultura antica della Mesoamerica era profondamente legato alla terra, strisciava tra le rocce, scompariva tra l'erba alta, emergeva
dalle cavità del suolo. Era una creatura connessa alla profondità del mondo, ai cicli della natura, alla fertilità e alla trasformazione. Molte specie di serpenti cambiano pelle e questo gesto naturale era interpretato come un segno di rinnovamento, di rinascita. Le piume raccontavano invece una storia completamente diversa. Colorate, leggere e brillanti, erano associate agli uccelli che attraversavano il cielo sopra le giungle e le montagne. Tra tutte, le piume più preziose provenivano dal Quetzal, un uccello dalle lunghe penne verdi che vive nella foresta dell'America centrale. Per i popoli mesoamericani rappresentava bellezza, libertà e potere spirituale. Quando queste due immagini si uniscono, nasce qualcosa di straordinario. Il serpente piumato diventa una creatura capace di collegare due mondi, quello della terra e quello del cielo. Una figura che attraversa confini che normalmente restano separati. Forse è proprio per questo che l'immagine di Quetzalcoatl è sopravvissuta così a lungo nella storia delle civiltà mesoamericane. Molto prima dell'ascesa degli Aztechi, simboli simili al serpente piumato compaiono già nelle opere di una civiltà ancora più antica, quella degli Olmechi. Secoli dopo, la stessa figura appare nei grandi centri cerimoniali dei Maya, scolpita su templi monumentali e rappresentata nei bassorilievi delle città sacre. Quando i Toltechi costruirono la loro capitale, l'immagine del serpente piumato divenne ancora più centrale fino a diventare uno dei simboli più potenti del loro immaginario religioso. E quando molti secoli dopo gli Aztechi dominarono la Valle del Messico, ereditarono quella figura trasformandola in una delle divinità più importanti del loro pantheon. Attraverso epoche diverse, popoli diversi e lingue diverse, la stessa immagine continuò a riapparire. È un percorso che attraversa più di 2000 anni di storia. Pochi simboli religiosi al mondo hanno avuto una vita così lunga e una diffusione così ampia. Il serpente piumato divenne una presenza costante nell'arte, nei templi e nei racconti tramandati di generazione in generazione. Forse perché racchiude un'idea che continua a parlare anche oggi. L'idea che realtà apparentemente opposte possano unirsi e creare qualcosa di nuovo, terra e cielo, materia e spirito, istinto e conoscenza. In questa creatura mitica gli antichi popoli mesoamericani videro l'immagine perfetta della trasformazione e nel nome di Quetzalcoatl trovarono il simbolo di una forza capace di guidare quel cambiamento. Capitolo 8. Il ritorno promesso. Nella primavera del 1519 all'orizzonte della costa del Golfo del Messico apparvero sagome mai viste prima. Non erano canoe, non erano flotte di mercanti, erano enormi navi di legno con vele bianche che si gonfiavano nel vento dell'oceano. Per gli abitanti di quelle terre sembravano quasi creature vive, gigantesche, arrivate dal mare orientale dove il sole nasce ogni giorno. A bordo c'era un uomo destinato a cambiare per sempre la storia del continente, Hernán Cortés. Quando la notizia di questi strani visitatori raggiunse la capitale dell'impero azteco, Tenochtitlan, l'imperatore Montezuma II ricevette rapporti sempre più inquietanti. I messaggeri parlavano di uomini dalla pelle chiara, armature lucenti e animali giganteschi che correvano veloci come il vento, animali sconosciuti nel nuovo mondo, i cavalli. Quegli stranieri portavano anche oggetti misteriosi che sputavano fuoco e tuono. Era qualcosa che nessuno aveva mai visto, eppure in mezzo allo stupore e alla paura iniziò a circolare un'idea che affondava le sue radici nei racconti più antichi. Molto tempo prima, dicevano le storie tramandate dai sacerdoti, Quetzalcoatl aveva lasciato il suo regno e si era diretto verso oriente, verso il mare. Prima di scomparire all'orizzonte aveva pronunciato una promessa che avrebbe attraversato le generazioni. Un giorno sarebbe tornato e sarebbe arrivato proprio da quella direzione. Quando le navi spagnole comparvero sulle acque del Golfo, per alcuni quella coincidenza sembrò impossibile da ignorare. Uomini arrivati dall'est, dal mare, in un'epoca piena di presagi e segni interpretati come messaggi degli dei.
Alcuni cronisti spagnoli, anni dopo, raccontarono che Montezuma stesso prese in considerazione l'idea che quel nuovo arrivato potesse essere legato alla profezia del serpente piumato, che Cortés potesse rappresentare il ritorno di una divinità antica. Oggi gli storici discutono molto questa versione degli eventi, alcuni pensano che sia stata esagerata o addirittura inventata dai conquistadores per rendere la loro impresa ancora più straordinaria, altri ritengono che racconti dei presagi e delle profezie riflettono davvero il clima di incertezza e di paura che attraversava l'impero azteco in quel periodo. La verità storica rimane complessa. Ciò che conta davvero, però, è il potere della storia che si è formata attorno a quel momento. Il mito del ritorno di Quetzalcoatl continua a essere raccontato perché tocca qualcosa di profondamente umano. Vivono circondate dai loro simboli, dalle leggende e dalle promesse tramandate attraverso le generazioni. Quei racconti danno senso agli eventi, aiutano a interpretare il presente e a immaginare il futuro. Quando una civiltà si trova davanti a qualcosa di completamente nuovo, spesso cerca risposte proprio dentro quei miti e talvolta sono proprio quelle storie, nate secoli prima, a influenzare il modo in cui gli uomini reagiscono agli eventi che cambieranno il loro destino. Così, mentre le navi di Cortés avanzavano verso la costa e la storia del continente prendeva una direzione irreversibile, il nome di Quetzalcoatl continuava a riecheggiare nei racconti, nelle paure e nelle speranze di un mondo che stava per trasformarsi per sempre. Capitolo 9. L'eredità del serpente piumato. Quando una storia sopravvive per secoli, attraversa imperi e continua a essere raccontata anche dopo la scomparsa di intere civiltà, significa che dentro di essa si nasconde qualcosa di più di una semplice leggenda. Il mito di Quetzalcoatl è uno di questi racconti. Tra le piramidi ricoperte della giungla, nei codici dipinti degli antichi scribi e nelle tradizioni tramandate di generazione in generazione, il serpente piumato è rimasto una presenza viva, quasi come un eco che attraversa il tempo, una figura capace di assumere molti volti, divinità, sovrano, maestro, viaggiatore. In ogni versione della sua storia emerge la stessa immagine, quella di una forza che porta a cambiamento. Nel corso dei secoli, le civiltà della Mesoamerica hanno visto in Quetzalcoatl qualcosa di più di un dio. Lo hanno immaginato come un simbolo della conoscenza, della trasformazione e della possibilità di dare forma a un mondo diverso. Forse è proprio questa complessità a rendere il mito così affascinante. Quetzalcoatl attraversa momenti di grandezza e momenti di caduta, episodi di saggezza e momenti di fragilità. Il suo viaggio lo porta a compiere imprese straordinarie, ma anche a confrontarsi con le conseguenze delle proprie scelte. Ed è proprio questa dimensione a rendere la sua figura sorprendentemente vicina all'esperienza umana, perché in fondo ogni civiltà vive lo stesso percorso. Nasce, cresce, raggiunge il suo momento di splendore e poi cambia, a volte lentamente, a volte in modo improvviso. Il mito del serpente piumato racchiude proprio questa idea: il mondo è un luogo in continuo movimento, dove la trasformazione è inevitabile. Le storie che raccontiamo servono a comprendere quel cambiamento, a dare un senso ai cicli della storia e alla memoria delle culture che ci hanno preceduto. E mentre le rovine delle città mesoamericane restano silenziose sotto il sole delle foreste tropicali, il nome di Quetzalcoatl continua a vivere nei racconti, nei libri e nelle immagini scolpite nella pietra, come un messaggio arrivato da un'epoca lontana. Ma il nostro viaggio tra i miti non si ferma qui, perché se il serpente piumato ci ha guidato tra le piramidi della Mesoamerica, la prossima leggenda ci porterà in un luogo completamente diverso, dall'altra parte del mondo, un luogo dove il sacro assume una forma molto più feroce. Nel prossimo capitolo attraverseremo i templi e i campi di battaglia dell'antica India, dove una divinità danza tra distruzione e rinascita, una figura potente, avvolta nell'oscurità e nella luce allo stesso tempo, spesso rappresentata con una collana di teschi e una lingua rossa che sfida il cielo. Il suo nome è Kali, una dea che incarna la fine e la trasformazione, la furia e la liberazione spirituale, una figura che, proprio come molte divinità antiche, racconta qualcosa di profondo sul rapporto tra caos e rinnovamento.
ritrovamento. E così termina il nostro viaggio di oggi. Ma il mondo dei miti è immenso e abbiamo esplorato solo una piccola parte delle sue ombre. Se questo racconto ti ha affascinato, iscriviti al canale per continuare il viaggio insieme. Un nuovo capitolo di Echi del Mito esce ogni lunedì alle 19 e, a volte, apriamo anche un viaggio inatteso il giovedì. Lascia un like, è il modo migliore per far scoprire il mito ad altri viaggiatori. Seguitemi anche su Instagram per dietro le quinte, anticipazioni e miti oscuri che non entrano nei video. E se volete sostenere questo progetto potete usare il tasto super grazie o hype. Ogni gesto tiene viva la fiamma del racconto. E dimmi nei commenti quale mito dovremo esplorare nel prossimo episodio. Il viaggio continua e ovunque tu stia ascoltando queste storie ci ritroveremo presto nel prossimo capitolo degli Echi del Mito. A presto, viaggiatori!